Siamo sempre ad Interpack e ci troviamo presso lo stand di Rockwell Automation, in attesa di incontrare Nicola Iovine, Strategic Business Developer dell'azienda. Oggi da Rockwell Automation parliamo di Digital Twin. Nicola, puoi spiegare meglio al nostro pubblico che cosa consiste il concetto di Digital Twin? Sì, allora il Digital Twin è un concetto che ormai è molto utilizzato nel mercato. Ovviamente diversi fornitori hanno un concetto diverso di Digital Twin. Per Rockwell Automation il Digital Twin è un modello digitale 3D che può essere di una macchina oppure di un'intera linea di produzione. E sicuramente il modello digitale aiuta i clienti attraverso tutte le fasi di progettazione e test della macchina, quindi viene utilizzato da una fase addirittura di prevendita, quando il cliente sta ancora definendo il design delle nuove macchine, fino al test e alla validazione della macchina stessa. Si conclude poi con quello che è il concetto di virtual commissioning. Quindi quali sono i vantaggi nell'adozione di questo concetto? La possibilità di utilizzare un digital twin, quindi un modello virtuale della macchina, sicuramente aiuta ad ovviare a quelli che sono, diciamo, i limiti di accesso alla macchina fisica, perché è possibile lavorare sulla macchina virtuale pur non essendo disponibile, così come aiuta a diminuire quelli che sono i costi e i tempi associati alla progettazione, per cui va ad ovviare anche quelli che sono i costi dell'energia. Ed infine sicuramente va ad aiutare nel ridurre il time to market, così come l'ecosostenibilità, quindi la possibilità di ridurre il materiale che viene sprecato anche durante i test e il design di nuove macchine, andando quindi a soddisfare quelli che sono i principi dell'ecosostenibilità. Nonché anche della sicurezza. Assolutamente, lavorare ovviamente in un ambiente virtuale è sicuramente come dire, migliore da un punto di vista della sicurezza, perché ovviamente non si va incontro a danni alla macchina, così come, diciamo, si lavora in un ambiente virtuale, quindi non fisico, dove ci possono essere comunque dei problemi anche da un punto di vista della sicurezza. Possiamo quindi dire che l'adozione del Digital Twin in fase di progettazione consente un taglio dei costi, una maggior velocità per quanto riguarda il time to market e anche un risparmio in termini energetici, oltre che in sicurezza. Torniamo invece quindi a Interpack, siamo ormai alla fine quasi della quinta giornata. Che cosa ve ne pare? Beh, Interpack sicuramente dopo diversi anni dove l'evento appunto non si è tenuto, è veramente fantastico ritornare a vedere tutti i clienti dopo quello che è successo in questi 2 anni, quindi si vedono sicuramente questi nuovi trend, quindi tutti i clienti ormai stanno cercando soluzioni che vanno a utilizzare molto di più soluzioni digitali e di virtualizzazione, nonché appunto l'ecosostenibilità, per cui è molto bello vedere concretamente come tutti i vari costruttori di macchine stiano abbracciando queste nuove tecnologie per andare ad ottenere e raggiungere gli obiettivi in questo senso. Nicola, e per quanto riguarda il virtual commissioning? Beh, sicuramente avere la possibilità di andare a fare il commissioning della macchina in maniera virtuale porta un grande vantaggio al cliente, utilizzando ovviamente il Digital Twin. Specialmente in questo periodo dove la reperibilità del materiale è un grosso problema, è abbastanza critico, comunque le consegne di materiale ovviamente sono spesso ritardate. Il cliente può utilizzare il Digital Twin per andare a costruire il modello digitale, quindi fare tutti quei test che dovrebbe fare fisicamente sulla macchina quando il materiale è a disposizione, può farli molto prima diciamo, sul modello virtuale, e quindi ovviamente avere dei vantaggi in termini di time to market. Ringrazio quindi Nicola Iovine e Rockwell Automation. Grazie Sonia.